Siamo con Enzo Coccia, che non si definisce un artista, ma un artigiano al servizio di una delle attività più antiche di Napoli, un pizzaiolo, con una sua identità, un cervello e un'anima. Enzo Coccia, lei è il figlio di pizzaioli. Quando ha capito che sarebbe diventato pizzaiolo? Diciamo che praticamente la mia storia si sviluppa all'interno tra la bottega di pizzaiolo e casa, abitando di fronte alla pizzeria di famiglia nel centro storico di Napoli, a ridosso di Piazza Garibaldi, nel vicolo Decimo Duchesca, un quartiere popolarissimo, fondamentalmente di voci del mercato, di ambulanti e quant'altro. Abitando di fronte, i miei pomeriggi, la mia adolescenza l'ho passata nella pizzeria, però a dire che io ho iniziato dall'età di 12 anni non è così. Io ho iniziato dopo un piccolo percorso nell'esercito dove ho fatto la scuola allievo ufficiale, sono rientrato, erano gli anni 80, e decisi che quella vita non mi piaceva. Ritornavo dalla mia famiglia, nella mia pizzeria di famiglia, e diciamo dagli anni 80 tutti i giorni, quindi con determinazione, costanza e scelta della propria strada da percorrere. Non mi definisco un artista e né credo che tutti i pizzaioli, che i pizzaioli siano artisti, perché noi seguiamo una scuola antichissima, una scuola che abbiamo preso dalla fine del Settecento con documenti storici, non con favole, chiacchiere e quant'altro. Quindi la nascita della pizza risale al 1792, aggiungendoci pizza napoletana, perché in questo documento noi troviamo una differenza tra pizza e focaccia. L'artigiano effettivamente nasce nelle botteghe, non è altro che un lavoro di testa, di cuore e di mani, come osava dire Benedetto Croce. Il 7 dicembre del 2017 l'UNESCO ha riconosciuto l'arte del pizzaiolo napoletano patrimonio immateriale dell'umanità. Ci dice cosa è cambiato da allora? C'è una grossa confusione nella comunicazione, sia dagli organi istituzionali come RAI, come i giornali, le fonti, in cui definiscono l'arte del pizzaiolo come un patrimonio dell'umanità, però non evidenziano immateriale. C'è un concetto di materiale ed immaterialità. Praticamente tutto ciò che lega la pizza napoletana, quindi la cultura, i modi di dire, il modo di porsi, addirittura nel regolamento c'è anche lo schiaffo, una tipologia di stesura della pizza napoletana che dopo andiamo a vedere, tutte le poesie, le canzoni, i quadri dell'epoca, tutto questo è un bagaglio immateriale. E quindi noi abbiamo il dovere, dopo la ratifica del 7 dicembre da parte dell'UNESCO, di spiegare, di comunicare, di raccontare che cos'è un bene immateriale dell'UNESCO. Che cosa è successo? Che con questa approvazione ha permesso lo sviluppo di tante altre pizzerie in giro per il mondo e si è parlato di più dell'UNESCO. Effettivamente la pizza è un piatto popolare, globale, di largo consumo, e quindi ha permesso la conoscenza dell'UNESCO ai più. Enzo, lei è stato protagonista di Searching for Italy, un programma di viaggio e cucina andato in onda nel 2022 e condotto da Stanley Tucci. Ci racconti brevemente questa avventura? Sì, praticamente loro mi contattarono da Londra, mi fecero fare il provino, il cosiddetto provino che fanno tutti per accedere a questo programma. Quando mi sono incontrato con il regista, avendo io un'esperienza di master all'università sulle tradizioni e le culture alimentari dei popoli del Mediterraneo, cercai al regista di spiegargli che la pizza non è solo un prodotto alimentare, non è solo qualcosa di scenografico da far vedere dietro una telecamera in cui si stende la pizza, si cuoce, ma di raccontare questa storia che non è altro la fotografia del popolo napoletano, che all'inizio dell'Ottocento già contava 56 pizzerie, e quindi il popolo
si sfamava con questo prodotto. E poi gli ho detto, guarda, se tu vuoi delle vere storie e non una finzione, perché questo è un documentario, io ti posso portare in dei luoghi, in dei posti dove ci sono gli elementi che compongono la pizza napoletana. Vuoi essere il vero pomodoro San Marzano, vuoi essere la mozzarella di bufala, vuoi essere l'olio extravergine d'oliva, vuoi essere i vicoli di Napoli dove si fanno le pizze fritte fuori al basso. E quindi praticamente il regista mi ha seguito tenendomi per mano e con la sua bravura, con la sua esperienza cinematografica ha permesso a questo documentario di essere vincitore a Los Angeles, battendo la serata degli Oscar della televisione, due colossi della televisione, David Letterman e Oprah. Quindi praticamente un successo planetario. Difatti mi ritrovo sugli aerei della compagnia di bandiera americana, sugli aerei della compagnia inglese e in giro per il mondo, raccontando qualcosa che nasce a Napoli. Quali sono le persone celebri per cui ha cucinato? Ci sono state tantissime persone celebri, però l'importante è che la maggior parte delle persone che viene nel mio locale La Notizia si sente coccolata, si sente dopo una giornata di lavoro, stress, impegni, si sente rilassata e serena. Oltre al piacere ovviamente gustativo, se noi vogliamo ricordare che la dieta mediterranea è uno stile di vita, che all'interno di questo stile di vita c'è anche la convivialità, lo stare insieme, il confrontarsi nelle diversità, nei rapporti con gli altri è importante, attorno ad un piatto che è un'icona, che è la pizza napoletana. Poi per quanto riguarda le persone importanti, ti danno la possibilità di avere un'esposizione mediatica. Se tu fai la pizza a Maradona, se tu fai la pizza a Giancarlo Giannini, se tu fai la pizza al senatore americano, alla moglie di Biden, alla signora Jill Biden, è chiaro che ti dà una grossa esposizione mediatica. Però loro non è che non fanno testa, sono un granello di sabbia rispetto ad una spiaggia immensa di persone che vengono alla notizia. La sua pizza nasce da molte ricerche scientifiche e studi. Lei è stato il primo ad aprire una nuova prospettiva tra scienza e tradizione. Nel suo menù c'è una novità, ovvero la riscoperta di una pizza tradizionale. Effettivamente questa pizza tradizionale l'ho voluto chiamare in onore a Napoli, Partenope. È una pizza che sfamava tutta la famiglia il sabato sera. Ha un diametro di 44 cm, la mozzarella è per due pizze ed il pomodoro. È qualcosa di unico, sia dal punto di vista culturale, tecnico e popolare, ma ha una bellezza in sé per sé, oltre il sapore. E adesso la vediamo. La pizza napoletana è qualcosa di unico, nel senso che praticamente rappresenta un mare, il mare di Napoli, è qualcosa di bellissimo, è saporita e leggera, eccola qua. Che bellezza! Perché devono venire qua a mangiarsi la pizza? Perché è buona, è leggera e si sorride e si sta insieme. Buon appetito! Enzo Coccia, grazie.